Ciao, oggi vi presento l'interfaccia Moto M2. Bentornati sul mio canale, sono Giancarlo e oggi vi presento l'interfaccia audio che uso al momento per lavoro. Si tratta della Moto M2, un'interfaccia di fascia entry level uscita a fine 2019 dal prezzo abbordabile, 200 euro, con 2 in e 2 out. La sto utilizzando ora per registrare l'audio connessa a Rode NT5, alimentato tramite l'alimentazione Phantom dall'interfaccia stessa. Nella confezione troviamo, oltre all'interfaccia, un cavo USB-C, uscita dalla M2, a USB di tipo A. Il cavo misura 92 cm, quindi è un po' corto e avrei preferito, in realtà, fosse di tipo USB-C da entrambi i capi, dato che è ormai uno standard su tutti i computer più recenti portatili Apple in testa e quindi bisogna dotarsi in caso di un adattatore. Inclusi ci sono anche dei software come Performer Lite, Ableton Live Lite e strumenti virtuali e 6 GB di sample e loop sonori. Da un punto di vista costruttivo è fatta bene, pesa 600 grammi, quasi tutta in metallo, manopole comprese. Buoni gli ingressi XLR e la sensazione che restituiscono i pulsanti per la selezione dell'alimentazione Phantom e la monitoria. Non mi piacciono sul retro gli ingressi TRS per inserire i cavi che vanno alle casse monitor. Sono duri e all'inizio i jack entrano con difficoltà. Un metro di paragone per me è l'interfaccia che uso abitualmente, ovvero l'Axe.io della IK Multimedia, dove alcune cose sono rifinite in modo migliore. Sulla parte frontale abbiamo due ingressi, Mic Line Instrument XLR Combo, che quindi accettano sia XLR che ingressi TRS da 1/4 di pollice. Due controlli gain distinti per ogni ingresso, due selettori per alimentazione Phantom da 48 volt indipendenti, utilissimo se vogliamo per esempio connettere simultaneamente un microfono a condensatore e uno di tipo ribbon o dinamico. Ricordo che è sempre buona cosa non selezionare l'alimentazione Phantom quando il microfono non la richiede, per non danneggiare eventualmente il microfono e poi perché possono verificarsi dei ronzii sulle frequenze più basse, quando il gain è prossimo ai valori massimi, soprattutto con la M2. Ci sono poi due pulsanti per la monitoria a zero latency, cioè a latenza zero, anche questi selezionabili individualmente. Ottima cosa, perché possiamo per esempio attivare la latenza 0 sull'ingresso 1 e avere il nostro microfono e disattivarlo sul canale 2 dove sentiremo per esempio la nostra chitarra col suono effettato dalla DAW. Abbiamo poi una delle caratteristiche uniche di questa interfaccia, ovvero un display LCD a colori leggibile e sottolineo leggibile per i livelli del segnale in ingresso e in uscita. Manca, e sarebbe stato utile averla, un'indicazione del livello con una scala di BFS, ma approssimativamente questi che vi indico i valori di riferimento. In pratica, dove comincia il giallo siamo sui meno 6 dBFS, mentre sull'arancione arriviamo a meno 0 dBFS. A parte questo però, questi meter danno una chiara indicazione del livello segnale e permettono di capire se siamo troppo bassi o troppo alti col segnale. Abbiamo una manopola di dimensioni generose che controlla l'output sulla parte posteriore per l'uscita da 1/4 e RCA, quindi per i monitor. Abbiamo poi il controllo volume per le cuffie, il cui ingresso da 1/4 di pollice è situato in basso. Sul retro abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento. Sembra banale, ma non tutte le interfacce ce l'hanno e non utilizzando costantemente l'interfaccia può essere cosa buona tenerla spenta se non necessaria. Lo slot di sicurezza Kensington per legare il dispositivo tramite cavo ad una scrivania o ad altro contro il furto è diventato uno standard da quando venne lanciato nel lontano 1992. Abbiamo poi gli ingressi MIDI per connettere i dispositivi MIDI, un connettore USB per collegare l'interfaccia ad un computer. Abbiamo poi le uscite per collegare i monitor. Abbiamo due uscite analogiche RCA non bilanciate che replicano il segnale in uscita su quelle da 1/4 di pollice. Possono essere usate per connettere un set secondario di speaker anche simultaneamente. Troviamo poi due uscite bilanciate da 1/4 di pollice per connettere le casse monitor, PA o altro. Accettano anche cavi sbilanciati. Non ha cavi di alimentazione, a differenza per esempio dell'Axe.io, perché bus powered. Prende l'energia dal computer tramite la connessione USB.
Mi piace il sistema sul fondo con 2 strisce in gomma con piedini antiscivolo che possono in caso essere sostituite. Vediamo un po' di caratteristiche tecniche dell'interfaccia. Se volete avere una panoramica delle specifiche e delle sigle che troverete nella documentazione tecnica delle varie interfacce, vi invito a guardare questo video che ho pubblicato. La Moto M2 può registrare con una profondità bit di 32 bit float, con un sample rate, una frequenza di campionamento fino a 192 kHz. Se siete interessati a approfondire la tematica della frequenza di campionamento, troverete qui sul canale un video dedicato. Nota, i 32 bit float non sono gli stessi che troviamo sui field recorder come lo Zoom F6, lo Zoom F6 per esempio, dove un grande range dinamico gli è garantito dalla presenza di diversi convertitori analog to digital, mentre qui ne abbiamo soltanto uno. Il gain range dell'ingresso XLR va da 0 a più 60 dB. L'EIN si attesta sui meno 129 dBu. Il Practical Noise Floor si attesta intorno ai meno 77 dB RMS max. I preamp sono davvero silenziosi. Può registrare un microfono notoriamente con una bassa sensibilità come lo Shure SM7B senza bisogno di cloud lifter o fathead, con il knob al massimo senza introdurre rumore. Il range dinamico sull'ingresso microfonico segna un valore di 115 dBA weighted, a pesata, quindi ottimo. Il dynamic range ricordo che è la differenza tra il massimo valore che l'interfaccia può registrare e il valore minimo che corrisponde in pratica al suo noise floor. Quindi più è alto il valore, meglio è. La risposta in frequenza è pressoché piatta, indipendentemente dal livello di gain selezionato. La latenza è davvero bassissima, cosa davvero notevole per un'interfaccia di questa fascia di prezzo. Ricordando che la RTL, Round Trip Latency, è il tempo che un'interfaccia audio impiega a emettere un segnale e a registrarlo di nuovo, e questo deve essere il minore possibile. Quando connettiamo la nostra chitarra elettrica, per esempio, utilizziamo un software per effettarla come Amplitude, non vogliamo sentire un ritardo tra il tocco sulle corde e il suono che viene restituito. Ebbene, nel caso della Moto M2, questi sono i valori indicativi. Una caratteristica abbastanza unica dell'M2 è che offre il loopback. Permette di registrare l'output del computer che vi è collegato. Funzione molto utile per esempio per chi fa podcasting oppure live streaming. Praticamente registrate sia l'audio che esce dal computer, quindi per esempio una base musicale, sia l'audio che entra nell'ingresso XLR dell'interfaccia, che sia un microfono o una chitarra, e si ha quindi la possibilità di fare uno streaming del mix dei due canali combinati. Un altro caso potrebbe essere quello dell'ADR, ovvero Automated Dialogue Replacement, quando vogliamo registrare il dialogo del doppiatore a latenza zero, sentendo il sonoro originale del video. Il loopback è una caratteristica che si è diffusa tra le interfacce audio. L'Audient-Evo per esempio ce l'ha, non ce l'ha invece l'assai diffusa Focusrite Scarlett 2i2. Uno dei lati negativi è che manca un controllo per regolare la percentuale di segnale a latenza zero e quella uscita dal computer in playback, quindi un mixer dial presente invece sul modello superiore, la M4. Manca inoltre un pulsante per mettere in muto, bisogna girare la manopola del gain a zero. Uno degli aspetti che mi interessavano di questa interfaccia per l'uso che ne devo fare era la bontà dell'uscita cuffie, e devo dire che si comporta egregiamente, risultando una delle interfacce con la migliore qualità di headphone output di uscita cuffie. Riesce volendo a pilotare cuffie con impedenza fino a 600 ohm senza problema per un buon editing audio. Ha un ottimo output impedance di 0.06 ohm a 1 kHz, potendo quindi usare senza problemi di risposta in frequenza anche cuffie a bassa impedenza. La risposta in frequenza è piatta e la distorsione molto bassa. Il THD Plus N ha valori superbi con cuffie a bassa impedenza sui 32 ohm e, a differenza di molte altre interfacce, anche molto diffuse. Il bilanciamento fra i canali sinistro e destro è perfetto grazie al controllo digitale del guadagno. L'amplificatore cuffie usa un gain analogico, ma il controllo del guadagno viene fatto digitalmente, così i due canali avranno lo stesso livello di segnale.
Anche il crosstalk, cioè l'accuratezza nella distinzione di ciò che deve andare al canale destro e ciò che deve andare al canale sinistro, si attesta su valori eccellenti a beneficio della ricostruzione stereofonica dell'immagine sonora. Per quanto riguarda la connessione, io utilizzo computer Apple. Benché l'M2 fosse plug and play, per poter fare in modo che l'interfaccia venisse riconosciuta correttamente come M2, ho dovuto scaricare il driver opzionale presente sul loro sito. A detta loro, questo garantisce la migliore velocità possibile in termini di performance di latenza USB e per il loopback, per catturare l'output dal computer. Sulle prime versioni qualcuno lamentava un certo gioco dei knob, delle manopole, ma sull'esemplare attuale non ci sono e sembrano anche molto precise nelle regolazioni. Inoltre per i primi mesi dall'uscita trovarla era stata un po' difficile sul mercato, però adesso si trova, mi sembra, facilmente. E i prezzi sono pressoché uguali un po' ovunque, sui 200 euro. Supporta sia Mac che Windows e anche iOS, ma occorre alimentare l'hub. Insomma, un'interfaccia che per la fascia di prezzo sotto ai 200 euro è difficile da battere. Numerosi plus come il display meter, preamp ottimi con un rumore di fondo davvero basso, un'alta dynamic range, bassa distorsione, possibilità di connettere microfoni a bassa sensibilità come lo Shure SM7B, buona uscita headphone con capacità di pilotare cuffie ad alta impedenza ma anche a bassa, la funzione di loopback, un audio pulito che sembra non venir colorato grazie anche all'impedenza dell'ingresso microfonico che è di 3 kΩ, insomma un'interfaccia che direi ottima. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e se volete anche un commento qui sotto. Ci vediamo alla prossima, ciao!